Ti è mai capitato di fermarti davanti a un titolo assurdo, inquietante, quasi ridicolo? A che distanza dovresti trovarti per sopravvivere a un'esplosione nucleare? Oppure, cosa fare nelle prime ore dopo il collasso? Sai che probabilmente non ti servirà. Sai che è solo clickbait, eppure apri. All'inizio sembra paura. Paura della guerra, della pandemia, del disastro naturale, della fine di qualcosa che davamo per stabile. Ma se restiamo un momento più attenti, scopriamo che dentro quella paura c'è anche altro. Una curiosità, un brivido, una forma di attrazione che facciamo fatica ad ammettere. Perché continuiamo a guardare? Perché clicchiamo sulle mappe del rischio, sulle simulazioni, sugli scenari peggiori? Non sempre perché vogliamo davvero sapere. A volte perché la catastrofe ci offre una scena. E dentro quella scena quasi mai ci immaginiamo tra quelli che scompaiono, ci immaginiamo tra quelli che restano. È questa la fantasia del sopravvissuto, non il desiderio esplicito che il mondo finisca, non la volontà cosciente che gli altri soffrano, qualcosa di più sottile. L'idea che se arrivasse davvero una grande prova, noi potremmo essere diversi, più lucidi, più pronti, più capaci di leggere i segni. Forse questa fantasia nasce anche dal modo in cui viviamo. Molte vite contemporanee sembrano piene di impegni, ma povere di prove reali. Corriamo, produciamo, rispondiamo, ci aggiorniamo, ci confrontiamo. Ma raramente abbiamo la sensazione che qualcosa ci chiami davvero a misurarci con noi stessi. La catastrofe invece interrompe tutto. Cancella per un istante le piccole scadenze, le notifiche, le conversazioni inutili. Riporta il mondo a elementi primitivi, il corpo, il cibo, il riparo, il pericolo, la morte. Tutto diventa improvvisamente serio, tutto sembra contare. Ed è qui che il pensiero diventa inquietante. Perché una parte di noi può sentire, davanti alla catastrofe immaginata, non solo terrore, ma sollievo. Finalmente qualcosa accade. Finalmente il mondo smette di essere indistinto. Finalmente esiste una linea netta tra chi capisce e chi non capisce, tra chi si perde e chi sopravvive. In Massa e potere, Elias Canetti dedica pagine inquietanti alla figura del sopravvissuto. Il sopravvissuto non è semplicemente qualcuno che resta vivo, è qualcuno che avverte la propria vita sullo sfondo della morte degli altri. Resta in piedi mentre altri cadono e in questo restare può nascere una forma oscura di potere. Non serve trasformare Canetti in una lezione. Basta usare quella figura come uno specchio. Perché oggi il sopravvissuto non è solo il re, il guerriero, il tiranno, il vincitore. Oggi può diventare una fantasia privata, una piccola mitologia domestica, qualcosa che nasce sul divano, con un telefono in mano. La guerra entra nella stanza come una notifica. Una pandemia come una curva su un grafico. Un'alluvione come un video ripreso dall'alto. Una bomba come una simulazione animata. Il disastro diventa immagine, titolo, previsione. Non lo tocchiamo davvero. Lo osserviamo da una distanza che ci fa sentire, per un attimo, al sicuro. Per questo certi titoli funzionano così bene. A che distanza dovresti essere per sopravvivere? La domanda sembra pratica, quasi scientifica, ma sotto promette qualcosa di più profondo. L'esistenza di un punto esatto da cui guardare la distruzione senza esserne inghiottiti. Sapere una distanza non significa essere salvi. Conoscere uno scenario non significa poterlo dominare. Leggere 10 articoli su una crisi non significa essere preparati alla crisi. Ma per qualche minuto, quell'informazione ci dà una sensazione fragile e seducente. L'impressione di avere un vantaggio. Forse il piacere non sta nel disastro in sé. Sta nell'idea di aver capito prima, di non essere come gli altri, di aver visto la crepa quando tutti guardavano ancora la facciata. La fantasia del sopravvissuto è spesso anche questo, una fantasia di lucidità. La catastrofe immaginata trasforma il mondo in un esame. Chi conserverà la calma? Chi saprà dove andare? Chi avrà fatto le scelte giuste? Chi si rivelerà debole, ingenuo, impreparato? È una fantasia crudele perché riduce la vita a una selezione. Ma è anche potente perché dà forma al caos.
In una società in cui molti si sentono sostituibili, la catastrofe promette il contrario. Promette un momento in cui le qualità nascoste emergeranno. Il sangue freddo, l'intelligenza pratica, la capacità di resistere, la forza che nessuno aveva riconosciuto. Come se il disastro potesse finalmente dimostrare che non eravamo inutili. Per questo l'Apocalisse può diventare, nell'immaginazione, una promessa di identità. Non perché desideriamo davvero perdere tutto, ma perché nella vita ordinaria spesso non sappiamo più chi siamo. Siamo ruoli, profili, prestazioni, immagini. Nel disastro, invece, immaginiamo di diventare qualcosa di semplice e assoluto, vivi. La pandemia lo ha mostrato in modo doloroso. Mentre il mondo contava morti, contagi, restrizioni, curve e bollettini, molti vivevano una miscela confusa di paura, controllo e osservazione continua. La tragedia era reale, ma intorno alla tragedia cresceva anche una forma di narrazione personale. Io come affronterò tutto questo? C'è qualcosa di profondamente contemporaneo in questo essere spettatori del pericolo. Guardare da lontano qualcosa che potrebbe raggiungerci, ma non ci ha ancora raggiunti. La distanza produce angoscia, ma anche eccitazione. Finché il disastro resta sullo schermo, possiamo immaginarlo senza subirlo davvero. Lo schermo ci permette di stare vicini al disastro senza esserne toccati. Ma questa vicinanza protetta altera la percezione. Trasforma la sofferenza in sequenza, il pericolo in contenuto, la morte in aggiornamento. E mentre scorriamo, possiamo dimenticare che ciò che guardiamo non è una scenografia della nostra identità. Il punto più cieco della fantasia del sopravvissuto è questo: chi sogna di sopravvivere dimentica di essere vulnerabile. Dimentica che la catastrofe non distribuisce ruoli come un film. Non premia sempre i più intelligenti. Non salva sempre i più preparati. Non distingue con giustizia tra chi merita e chi no. Nella realtà, sopravvivere significa spesso dipendere dal caso, dal luogo in cui ci troviamo, dalla salute del corpo, da una porta aperta, da una strada non bloccata, da qualcuno che ci aiuta. La fantasia, invece, preferisce pensare che tutto dipenda da noi. È più rassicurante ed è anche più narcisistico. C'è poi un'altra illusione: credere che il disastro riveli automaticamente la verità delle persone. Come se, cadute le comodità, emergesse finalmente l'essenza. Ma la sofferenza non rende tutti autentici. La paura non rende tutti nobili. Il pericolo non trasforma necessariamente la vita in una rivelazione. E allora perché ci attrae? Forse perché la normalità, a volte, è più difficile da sopportare della catastrofe immaginata. La normalità non ha colonne sonore, non ha svolte improvvise, non ci dice chi siamo. Ci chiede solo di continuare, di funzionare, di presentarci domani ancora una volta, come se tutto avesse senso. La catastrofe, invece, ha una forma. Un prima e un dopo, una soglia, un evento, una prova. È terribile ma narrabile. La vita quotidiana spesso non lo è. Scorre, si accumula, si ripete. Forse è anche per questo che l'immaginazione apocalittica seduce, perché dà struttura al vuoto. Dietro la fantasia del sopravvissuto può nascondersi un desiderio antico, avere un destino. Non una carriera da aggiornare, non un profilo da ottimizzare, non una lista di obiettivi. Un destino. Qualcosa che ci strappi alla dispersione e ci dica, anche brutalmente, ecco il momento in cui si vede chi sei. Ma questo desiderio ha un costo morale, perché il sopravvissuto esiste sempre accanto a chi non sopravvive. La sua immagine è costruita su un'assenza, su corpi che mancano, case distrutte, vite spezzate. Ogni volta che fantastichiamo troppo facilmente sulla nostra salvezza, rischiamo di cancellare il dolore reale degli altri. Non si tratta di accusarci, sarebbe troppo facile. Si tratta di nominare quel brivido quando arriva, guardarlo senza compiacimento, chiederci che cosa ci sta offrendo. Controllo, superiorità, intensità, una via di fuga dalla nostra impotenza.
Forse il primo gesto etico è riconoscere che anche la paura può contenere una tentazione. La domanda allora non è solo perché abbiamo paura della fine del mondo. La domanda è più scomoda. Perché a volte la fine del mondo ci sembra più viva della nostra normalità? Che cosa manca alle nostre vite se persino il disastro immaginato può sembrarci una promessa di intensità? Forse uscire da questa fantasia non significa smettere di informarci. Non significa ignorare il pericolo, né fingere che il mondo sia stabile. Significa però ricordare una cosa semplice. La catastrofe non è una scena costruita per rivelarci. È dolore reale, è perdita reale, è vita che si spezza, non materiale per sentirci speciali. Forse il vero volto della fantasia del sopravvissuto è questo. Non desideriamo necessariamente la fine. Desideriamo che qualcosa renda la nostra vita necessaria. Che il mondo, anche attraverso il pericolo, ci dica che non siamo solo spettatori. Ma se abbiamo bisogno di immaginare la catastrofe per sentirci vivi, allora il vuoto che dovremmo guardare non è quello della fine del mondo. È quello che abita la nostra normalità. Se questo video ti ha fatto pensare a un'esperienza o a una tua paura che di solito resta nascosta, puoi scriverla nei commenti. Non per trasformarla in contenuto, ma per esorcizzarla e continuare insieme questa riflessione sul vuoto e la sua forma.